abbiamo realizzato un set invernale, ma questo set non è ancora completo perché non potevamo non fare i guanti, non potevamo non realizzare i guantini. Quindi in questo tutorial ti mostrerò come andare a realizzare questi guanti, questi manicotti, che sono davvero semplicissimi da realizzare e sono da abbinare al cappello e alla sciarpa che abbiamo già realizzato, di cui troverai il link nella descrizione. Per chi non mi conosce, io sono Sonia e in questo canale ti insegnerò a realizzare capi d'abbigliamento ed accessori. Quindi, se non vuoi perderti i prossimi tutorial, ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti e di attivare la campanella. E se vuoi supportarmi e aiutarmi a crescere qui su Instagram, ti chiedo di lasciarmi un like, così fai capire alla piattaforma YouTube che i miei video sono interessanti e ti piacciono, e se vuoi contribuire a seguirmi anche su Instagram mi trovi come 1000 creazioni Sonia. Adesso ti lascio il tutorial. Per realizzare i miei guantini ho utilizzato davvero pochissimo filo, 23 grammi per realizzare tutti e due i guantini, e io sono andata a utilizzare il brio di DMC nella colorazione 403. Poi ci serviranno delle forbici, dei marcapunti Agua da lana, e io sono andata a utilizzare sia un uncinetto numero 5 e sia un uncinetto numero 4,5. Come misura per realizzare il manicotto io sono andata a misurare dalla prima falange del dito medio, quindi da qui, fino al polso. Quindi ho preso questa misura, che nel mio caso sono circa 18 cm. Come sempre vi lascerò sia qui in alto e sia nella descrizione del video il tutorial tecnico che ho realizzato su come andare a calcolare il numero di maglie e il numero di giri che dovete avviare voi in base alla vostra manualità, al vostro filo e ai vostri centimetri. Iniziamo quindi con l'uncinetto numero 5 e andiamo ad avviare 25 catenelle. Io utilizzo un uncinetto numero 5, quindi un uncinetto mezza numero più grande, in modo da fare leggermente le catenelle più larghe, perché io tendenzialmente le stringo molto. Fatte le 25 catenelle, vado a prendere l'uncinetto numero 4,5 e vado a realizzare 16 maglie a punto brioche e poi 8 maglie basse. Quindi filo sull'uncinetto, salto la prima maglia, che è quella che mi serve per girare il lavoro, e vado nella seconda maglia. Entro con l'uncinetto, prendo il filo, lo porto all'esterno. Adesso quest'ultima asolina che noi abbiamo sull'uncinetto, quindi il filo che abbiamo portato fuori, lo riprendiamo e lo facciamo passare all'interno delle altre due asole. In questo modo e abbiamo fatto il nostro punto. Vi faccio vedere nuovamente. Filo sull'uncinetto, entro nel punto, prendo il filo e lo porto all'esterno. Quest'ultimo filo che ho portato all'esterno lo prendo e vado a chiudere le altre due asole. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro nella maglia, prendo il filo e lo porto all'esterno. Con quest'ultimo filo che ho portato all'esterno lo prendo e vado a chiudere le altre due asole. Devo proseguire quindi a lavorare un totale di 16 maglie a punto brioche. Finito quindi di lavorare le 16 maglie a punto brioche, adesso devo andare a fare 8 maglie basse nelle ultime 8 maglie che ci rimangono. Fatte le 8 maglie basse, adesso devo proseguire a lavorare i giri in questo modo, quindi di 8 maglie basse e 16 maglie a punto brioche. Naturalmente ad alternare i giri, quindi dove ho fatto le maglie basse farò le maglie basse, dove ho fatto le maglie brioche farò le maglie brioche. Vi faccio vedere il prossimo giro, è uguale a quello che abbiamo fatto adesso. Quindi
catenella per girare il lavoro e vado a realizzare le 8 maglie basse. Vado a realizzarle in costa retro, quindi da adesso in poi io lavorerò sempre in costa retro, quindi non prenderò più la maglia così per intero, ma prenderò solo questa costina, la costina di dietro. Una, due, tre, quattro, 5, 6, 7 e 8. Fatte le nostre 8 maglie basse, dobbiamo andare a fare le 16 maglie appunto brioche. Siamo arrivati a fine giro, quindi abbiamo concluso le nostre 16 maglie appunto brioche. Adesso dobbiamo andare a fare un altro giro uguale, quindi lavorare nuovamente 16 maglie appunto brioche e 8 maglie basse, sempre in costa retro. Quindi andremo ad alternare questi giri, sempre lo stesso giro, semplicemente alternato, perché una volta andremo a fare prima le 16 maglie appunto brioche e poi le 8 maglie basse, e nel giro successivo andremo di nuovo a fare invece le 8 maglie basse e le 16 maglie appunto brioche, quindi i due giri si alterneranno in questo modo e dobbiamo andare a fare un totale di 25 giri. Io ho realizzato i miei 25 giri di punti appunto brioche e a maglie basse, quindi vado a fare una catenella e posso tagliare il filo. Il filo lo taglio già leggermente lunghetto perché ci servirà poi per cucire. Quindi io ho fatto un totale di 25 giri avviando 25 maglie. Per la precisione il mio guantino misura 16 cm in larghezza e in altezza misura sui 18 cm, 17 cm e mezzo. Misuro qui che è la parte più larga dove non si stringe e arriva fino a 19. Invece nella parte più stretta dove ho fatto a maglie basse arriva a 15. Una volta quindi che voi avete fatto il vostro guantino, il vostro pannello, possiamo andare a chiuderlo. Adesso dobbiamo andare a chiudere, a cucire il nostro guantino. Io sono andata già a marcare e ho messo il primo marcapunti partendo dalle maglie basse, quindi da dove ho chiuso il mio lavoro, ho contato 9 maglie e nella decima ho messo i marcapunti. Dall'altra parte invece ho contato 7 maglie e nell'ottava ho messo i marcapunti. Qui al centro invece dobbiamo avere un totale di 6 maglie. Queste 6 maglie noi non dobbiamo andare a cucirle perché qua sarà l'apertura per il pollice, quindi il guanto sarà in questo modo, qui chiuso, da questa parte chiuso e qui in mezzo aperto. Allora, quindi posizioniamo le due estremità del lavoro in questo modo, quindi pieghiamo il lavoro e io porto, vedete il filo, verso il basso, in questo modo. Quindi prendo il mio lavoro, entro nella maglia dall'altro lato e poi nella maglia dove ho chiuso, così. E faccio passare il filo. Mi sposto nella maglia a fianco, ma non entro qua, entro sempre dalla parte sopra. Quindi entro nella maglia, entro in quella corrispondente dall'altro lato e faccio passare il filo. Entro nella maglia in quella corrispondente dall'altro lato e faccio passare il filo. Devo proseguire a fare questa chiusura finché non arrivo alla maglia col marcapunti.
Come potete vedere siamo arrivati alla maglia col marcapunti, quindi l'ultima maglia che noi andremo a cucire. Quindi come ho fatto prima entro nella maglia, entro in quella corrispondente nell'altro lato che corrisponde a quella marcata, faccio passare il filo. Adesso ripeto un'ultima volta sempre nello stesso punto e vado però a fare un nodino, quindi invece di tirare completamente il filo lo tiro un po' e poi faccio passare il lago all'interno. In questo modo creo il mio nodino e ho bloccato il filo. Adesso con il filo in eccesso vado a nasconderlo all'interno delle maglie. Una volta nascosto, taglio il filo. Devo ripetere lo stesso passaggio da questa parte. Quindi che faccio? Con il filo che mi è avanzato entro qui nella maglia, faccio passare il filo e vado a creare 2 nodini in modo da bloccare il mio filo. Adesso ripeto lo stesso passaggio di prima, quindi entro nella prima maglia nel lato più in alto, quindi dal lato opposto in cui ho il filo, e poi rientro nella maglia dove ho bloccato il filo e faccio passare il filo, mi sposto nella maglia accanto e faccio la stessa cosa, quindi la cucitura è identica. Anche qui sono arrivata alla maglia marcata, quindi entro nella maglia corrispondente nell'altro lato e tiro il filo. Rientro nello stesso punto nelle stesse maglie, tiro il filo ma non completamente perché adesso devo andare a bloccare il mio filo. Quindi una volta tirato un po' faccio ripassare l'ago all'interno del filo e creo il mio nodino. E di nuovo vado a nascondere il filo all'interno delle maglie. Arrivati a questo punto taglio il filo. A questo punto i marcatori non ci servono più, potevamo volendo anche già toglierli da prima e dobbiamo andare solo a finire di eliminare tutti i vari fili, quindi questo e questo qui, questi io adesso vado e li taglio meglio. Una volta eliminati i fili giro il mio guantino ed eccolo qua, guantino fatto. Per fare il secondo dovete ripetere gli stessi identici passaggi. Spero che questo video ti sia piaciuto, se ti è piaciuto mi raccomando lascia un like, condividilo con chi vuoi e noi ci vediamo al prossimo tutorial.